Ciao a tutti i fan del Vocaloid italiano, sono Gigi Mew e in questa serie di corsi invece che insegnarvi a come fare musica vi insegnerò come usare Miku Dance, che è un programma per fare animazione 3D utilizzando che è stato pensato principalmente per far muovere dei modelli di Hatsune Miku e altri personaggi Vocaloid. E mi è stato richiesto di fare questi corsi tramite, no, non proprio richiesto, però insomma stavo su questo gruppo Telegram di cui ho parlato diverse volte, Vocaloid Italia, e c'era uno di questi membri in questo momento, non mi ricordo manco chi fosse, mi pare Fireman, non so sicuro, non mi ricordo più, è passato un po' di tempo. E mi chiedevano, c'era qualcuno che chiedeva consigli su come usarmi come Dance, e alla fine ho detto vabbè, sai che c'è, forse è il momento che oltre a far vedere come si fanno musica col Vocaloid, vediamo pure come si fanno video con i personaggi del Vocaloid, così almeno siete completamente indipendenti e una volta che vi fate i brani poi ve li animate pure. Allora, la prima lezione è ovviamente dove ce lo scarichiamo, Miku Dance. Miku Dance ve lo scaricate qua dalla pagina WPWP, che sarebbe Vocaloid Promotion Video Project, perché infatti Miku Dance è nato come strumento di promozione, cioè come un progetto nato per la promozione dei video fatti per Vocaloid. E quindi è stato un programma che è proprio nato apposta con lo scopo di fare video per tutti questi Vocaloid producer che poi una volta hanno fatto le canzoni volevano farsi pure il video. E il link poi ve lo prendete, ve lo metto dopo nella descrizione del video, ve lo scaricate e qua poi vi scegliete la versione vostra che preferite. Ovviamente non gira per Mac, maledetto programma del cazzo, perché non fate una versione per Mac, brutti bastardi. Quindi io qua c'ho esatto, addirittura ecco questa, sai che ti dico, questa ce la vediamo dopo. Scusa un secondo, uso infatti questo programma che si chiama Parallel Desktop, che è un programma che mi permette di far girare un PC virtuale all'interno del mio Mac. Quindi noi adesso passeremo per magia da Windows 8.1, che però poi in pratica è finto, cioè non è che è finto, è un Windows vero che però gira virtualmente, ok? Questo mi crea qualche problema, perché ovviamente ad esempio non posso installare alcuni tipi di programmi per Windows, ad esempio mi farebbe piacere far vedere pure Miku Motion o il PMD Editor o altre cose, però al momento non posso perché sto limitato da questa situazione qui, perché non ho un PC io a casa. Sembra una cosa pazzesca in un mondo, però io il PC non ce n'ho manco uno a casa, quindi in questo momento non saprei come fa a far vedere queste cose non con questo. Però questo è un problema tecnico, un dettaglio tecnico. Magari nel corso delle lezioni, una volta che avremo finito di affrontare, spiegato bene tutto Miku Dance, e in qualche modo sarò riuscito a recuperarmi un PC o a trovare un modo per farvi vedere pure questi altri software che mi farebbe piacere vedervi, ma intanto è una cosa del futuro, per il momento non ci riguarda. Allora, una volta che vi siete presi Miku Dance dal sito lì, non c'è manco bisogno che lo installate. Infatti io l'ho copiato e semplicemente l'ho messo qui. Ci potrebbero stare potrebbero essere richieste alcune cose, tra cui l'installazione di DirectX, o anche credo sia mi pare che richieda pure il Net Framework. Aspetta, fammi vedere, vediamo un secondo. No, questi qui sono i documenti Miku Effect, e vediamo un attimino. Questo credo che questo ok, no, sì, qua
Sì, voi infatti vi dovete assolutamente scaricare, dice nel caso che voi non riuscite a far partire il gioco, queste cose qui ce le proviamo a copiare. Credo che si riferisca, dovete installare il Net Framework e altre cose, vediamo un attimino. Controlliamo subito. Ecco, Visual CC Plus, scusa. E nel caso che non vi dovesse partire, una volta che l'avete copiato, vi siete scaricati la versione giusta, nel caso che non vi dovesse partire, nel readme che ci sta dentro Miku Dance, pure se è in giapponese, avete qua i link, questi link della Microsoft, ve li copiate e vi installate Microsoft Visual CC. Vi installate la versione sia del 2005 che del 2008, vi installate poi, credo vi serva pure Net Framework. Vediamo un attimino, ricontrolliamo subito, vediamo un attimino qua, proviamo. Ah no, è DirectX, ok, perfetto, quindi basta che ci avete il Visual CC di versione 2005-2008, installate DirectX e dovreste sta bene. Comunque pure se il giapponese non lo capite, avete i link qui dentro, stanno proprio nel readme che prendete una volta che scaricate Miku Dance. E niente, quindi installate tutte queste cose, riavviate il computer se vi mancano queste librerie della Microsoft fondamentali per far girare il programma. Poi in realtà il programma in sé per sé non c'ha nemmeno bisogno di installazione, infatti vedete io ho qui dentro una cartellina e manco l'ho installato, ce l'hai qui, fai doppio clic e te parte, ok. E niente, teoricamente non ci dovrebbe avere questa visione così in verticale, perché io l'ultimo export che ho fatto per il mio ultimo video l'avevo fatto con un altro tipo di schermata, perché me ne serviva solo una parte. Credo che di default mi pare che ci abbia un 640 per qualcosa, comunque insomma vedete voi probabilmente, ma non cambia tanto, non cambia molto. E niente, Miku Dance è anche, grazie a Dio, in inglese, nonostante la maggior parte dei modelli siano poi inizialmente stati fatti da giapponesi. A una certa questi qui hanno capito che c'erano tanti stranieri che utilizzavano Miku Dance, e quindi hanno fatto anche la versione in inglese, quindi, che teoricamente dovrebbe essere the default in inglese, cioè perché dovrebbe, se non lo fosse, sotto help qua potete cambiare. In questo caso a me mi dice Japanese mod, però poi se state in Japanese mod, qua sotto help ci dovrebbe essere l'English mod, e che ve la dovrebbe riportare in inglese. Oggi, prima che oggi facciamo una leggera analisi dell'interfaccia, ma molto molto semplice, e poi ne andremo più avanti in dettaglio con altre cose nei prossimi video. Allora, diciamo l'interfaccia è divisa in tre parti, ok. C'è questa qui che è la timeline, e la timeline, oddio Cicci, che parole complicate, la timeline. Però se avete visto i miei corsi su come fa musica, la timeline non è altro che una rappresentazione lineare del tempo. E qua praticamente Miku Dance va avanti per frame invece che per che cos'è un frame. Qua infatti tocca forse prima di iniziare a parlare di Miku Dance, al momento che qua vanno fatti proprio dei concetti un po' più basilari, ok. Quindi oggi addirittura l'interfaccia manco la vediamo, ci fermiamo su questo schermo e vi spiego, e ci fermiamo un secondo a capire alcuni concetti di base, senza, se no poi relazionarci pure con Miku Dance è difficile. Allora,
non so, penso che insomma so conoscenze abbastanza di base, però forse magari non ve le ricordate forse magari nessuno ve l'ha mai detto, però praticamente un filmato, cioè quello che noi vediamo, un filmato, ok, sia fosse cinema, televisione o qualsiasi altra cosa, non è altro che una serie di immagini fisse, statiche, fatte sparate in sequenza a una grossa, non proprio grossa, diciamo almeno dai 25-30 immagini per secondo, ok? Quindi vedendo queste immagini molto, molto velocemente il nostro cervello le processa come se fossero movimento, anche se poi in realtà sono immagini una dietro l'altra. E praticamente siccome Miku Dance crea video, no? Crea filmati, è un programma per creare filmati, e qui nella timeline abbiamo questa cosa qui che vediamo sopra, 0, 5, 10, 15, 20, e qua frame manipulation e se muoviamo le freccette non fa altro che andare avanti, sarebbero questi fotogrammi, ok? Queste fotografie di immagine fissa che andrebbero avanti nel corso del tempo, ok? Quindi assumendo che noi usiamo uno dei formati standard del video, che è 30 fotogrammi al secondo, ogni 30 immagini è un secondo di video. Quindi questa timeline è la parte dell'interfaccia del Miku Dance che ci permette di lavorare su queste unità temporali, ok? Quindi per il momento quello che vi serve sapere, senza che andiamo troppo nel dettaglio, che se no vi viene mal de testa, è che 30 noi lavoreremo che per 30 fotogrammi è un secondo di video. Poi questi fotogrammi cosa che cosa non fanno, ci arriveremo nel dettaglio, ok? Quindi la timeline è quella parte dell'interfaccia che ci permette di apportare cambiamenti nel tempo, ok? Nel tempo. E questa parte qua, ok, è in questa parte qui che di 3D. Adesso sto muovendo sto muovendo col mouse, tenendo venuto il tasto destro per farvi vedere che è uno spazio 3D. Anzi, adesso sai che faccio? Carico subito un modello, così tanto almeno non ci sbagliamo e vediamo subito che succede. Allora, come modello mi prendo, vediamo un po' dove ce l'ho, e probabilmente forse ce l'ho qua, e mi prendo il modello di RAM che mi piace molto, e di RAM Apple, che è stato lo stesso che ho utilizzato per fare video. E poi queste cose su come si importano i modelli e tutto quanto poi li vedremo con calma, però adesso oggi stiamo soltanto a parlare dell'interfaccia, ok? Quindi non vi scandalizzate, e allora qui invece in questa sezione che noi abbiamo qui è quello che noi vedremo poi esportato a video, ok? Ovviamente il modo in cui noi lo vedremo, con quale angolo lo vedremo e tutto, lo affronteremo in un secondo momento. Oggi stiamo soltanto facendo l'introduzione dell'interfaccia, e questa qui quindi come vedete è uno spazio virtuale in 3D, no? Quindi possiamo muoverci qui dentro in 3 dimensioni e lavorare su questi modelli. E alcune delle modifiche ai modelli in parte vengono effettuate in questa interfaccia stessa qui, e in altre parti in questa terza parte dell'interfaccia, che è, diciamo, la chiamiamo l'interfaccia degli strumenti. Quindi più o meno, facendo finta che voi avete seguito il corso di come fa musica Vocaloid, potremmo in qualche modo forse, se volessimo fare proprio un paragone, questo qui sarebbe il nostro sequencer, ok? Questa timeline sarebbe l'equivalente del nostro sequencer, e praticamente ognuno di questi modelli che noi mettiamo dentro sarebbe più o meno uno degli strumenti che noi mettessimo nella rack, proprio se volessimo tirare a fare un paragone, no? E quello che noi vediamo qui in questa finestra è più o meno quello che noi sentiamo, anche se poi voglio dire
ci stanno delle differenze, però insomma più o meno per farvi capire, no? Qui lavoriamo nel tempo e qui vediamo quello che poi quello che creeremo nel video, e al tempo stesso ci serve per modificare alcune cose. Tutto quello che non possiamo modificare da questa interfaccia qui lo modifichiamo da questa sotto, ok? E quindi questo qui è più o meno quanto. E poi come al solito i soliti menu qui sopra, ma questi sono comuni a tutti i programmi, insomma non dovrebbe essere una grande novità. Per oggi ci fermiamo qui e poi ci vediamo la settimana prossima. Un bacione, anzi no scusate, fra 2 settimane, perché i corsi di Amico Mio Utens li faccio 2 volte a settimana, quindi al momento poi magari li amplieremo oppure no, però considerato che ho dei problemi con Windows, questo qui che avete visto che è tarocco, cioè non è che è tarocco, è una copia vera, cioè pagata registrata, però è tarocca l'installazione, nel senso che è virtuale, sta dentro un Mac, quindi insomma mi dà un po' dei problemi al momento, quindi per il momento teniamo le lezioni bisettimanali finché non trovo una maniera di sistemare tutto quanto. Ok, va bene, ci vediamo fra un paio di settimane. Un bacione, ciao.